so che c'ho un po' di catarro, mi sembra non lo so. trance malefico. Sì, intanto tutti odiano i ciclisti, tranne i miei amici ciclisti che stanno guardando. Lasciate un like. Ragazzi, bentornati su Pit Stop Italia. Oggi primo video di test drive. Per questo primo video ho voluto scegliere un posto speciale, lo vedete, ve lo mando nelle immagini, parliamo di Superga. Non solo un posto speciale, ma una persona speciale e soprattutto una macchina speciale. Abbiamo qui una Golf R Serie 6. Partiamo dalla persona speciale. Buongiorno a tutti. Lui è Simone, non è nuovo a questi tipi di macchina, da quando lo conosco ha sempre avuto macchine molto carine, direi che questa addirittura forse è quella meno interessante, tra virgolette, perché comunque è una macchina fantastica. Raccontaci di qualche tua macchina passata. Beh, io ho avuto una Volkswagen Corrado, che forse pochi conoscono, però è una macchina del 91, 2016 valvole, portata da 130 circa a 150 cavalli. Non esattamente molto prestante come accelerazione, però aveva un bel allungo e poi un'estetica fantastica. Sì, diciamo che potrebbe essere analoga a quella che è la mia Toyota Celica, non hanno tanti cavalli ma macchine comunque divertenti e... bella aerodinamica, la chicca della Lettone quella del Corrado che si sollevava elettronicamente, che poi è stato ripreso sulla TT. Uno dei primi tra l'altro. Esatto, uno dei primi. Dopodiché sono passato a una 156 2005 V6 benzina. Motorone divertente, molto divertente. Da quella sono passato alla Subaru Impreza, prima serie del 99-2000, la serie 99-2000, con giusto qualche modifica. Fatte praticamente poi tutte da te, perché tu ho montato quasi tutto io. Sì. Lui mette proprio mani nel motore, si crea staffe, airbox, insomma tutto quello che c'è da fare se lo fa da sé ed è una cosa bellissima che a noi piace. Sì, gli ho adattato, ho dei freni Brembo 4 pompanti di una mini John Cooper Work, ho fatto parecchi upgrade di motore e di telaio. Di telaio aveva, l'ultima configurazione aveva un assetto di 2 duro come la pietra, infatti è in pista buono. In pista buono, ma troppo duro e poi in tanti lamentano dell'affidabilità. Io problemi non ne ho avuti. Ecco, no, io sono d'accordo con questo. Molti si lamentano dell'affidabilità di motori, eccetera. Poi magari non gli fanno la manutenzione corretta, non la controllano, non la tirano e basta, la spengono a motore caldo, senza... Insomma, sono tante piccole accortezze che poi magari andiamo a vedere insieme in un prossimo video. Ma adesso, se tu sei d'accordo, torniamo giù da Superga. Ci facciamo un giretto, prima con Pumpa e poi la provo io. E vediamo un po' queste impressioni. A tra poco. Ragazzi, come potete vedere, ci siamo spostati in una zona più tranquilla e adesso andremo in una strada chiusa al pubblico, diciamo, per andarla a provare questa Golf R, che ancora non vi ho svelato quanti cavalli abbia, perché voglio vederlo in macchina insieme a voi. Ma io so che voi state premendo per una cosa prima, volete sentire il sound di questa auto e adesso ve lo faccio sentire. Ragazzi, eccoci finalmente su questa fantastica Golf R DSG. 6. Che cazzo avevo detto prima? Che cazzo? Non lo so, maledetto. Non so se metterlo, però è la terza volta che rifacciamo questo pezzo per problemi dell'audio, quindi dico cose che mi sembra di aver già detto 20 volte e ormai non mi viene più da dire niente, vorrei solo guidarla e basta. Non vi ho ancora parlato di questa Golf, ho aspettato che fossimo seduti in macchina perché questa Golf, in origine, quanti cavalli sviluppava? 270 cavalli. 270 cavalli, che non sono proprio pochi, mentre adesso ne ha? Ne ha 392 rollati a banco. 392? Porca puttana! Si può dire porca puttana? Penso di sì, non lo so, il canale è tuo. Quindi. Il canale è mio, cazzo me ne frega, porca puttana! Ragazzi, sono tantissimi cavalli. Ricordiamo invece che oggi stiamo girando intorno invece ai 350 cavalli perché non è con i 180 anni la macchina. Sì, la macchina monta uno stage 2 con mappa auto adattativa
e fa 392 cavalli con la benzina a 100 ottani e siamo intorno ai 350 invece con la 95. Quello che ha di buono è che si può usare tutti i giorni senza problemi di detonazioni strane. Vi racconto un piccolo aneddoto, anzi ve lo faccio raccontare da Pumpa, di quando sono andato a comprare questa macchina. Raccontami un po' tutto, dal test drive fino alla sorpresa finale. Diciamo che quando ho visto l'annuncio di questa macchina mi è subito piaciuta perché è di importazione tedesca, quindi è una delle pochissime Golf 6 in Italia a 3 porte, full optional, tetto apribile, bicolore e oltretutto con un colore che nel Golf 6 non c'era in Italia in quegli anni, che è il Blue Shadow, credo che si chiami. È molto particolare, molto bello, si nota. Bello. E quando sono andato a prenderla, il vecchio proprietario, per farmi testare, assaggiare la bontà della macchina, della sua stabilità, mi ha portato in una stradina circa 3 metri, da una parte c'era un fosso, dall'altra anche, era praticamente una corsia sola, e si è messo a 220, 230 per farmi sentire quanto era stabile, e mi ha detto: senti com'è che la tiene, senti se è piantata per terra, e poi ha aggiunto un piccolo epiteto tipico del Veneto. E effettivamente la macchina era stabilissima, non si schiodava, non dava il minimo cenno di perdita di aderenza o comunque di instabilità. Però in una stradina del genere 220-230 non è esattamente una cosa saggia da fare. Mi raccomando, importante la sicurezza. Sì, ragazzi, non facciamo ste cazzate, non siamo fenomeni. Se vuoi essere Schumacher puoi benissimo andare in pista, fanno gli open pit lane, ma quando hai qualcuno a bordo, ma anche senza, è sbagliato esagerare. Esatto, non fate i fenomeni, che tanto non serve. Va bene fare l'acceleratina, la curvetta divertente e frizzante, ma arrivare a 230 in una strada senso unico praticamente non è che sei proprio un genio. Ma se la macchina le pianta per terra, zio cane. Ecco, piantata a terra perché quest'auto mi dicevi che ha un assetto di serie elettronico, giusto? Ha l'assetto DCC, se oggi vogliamo lanciarci con gli inglesismi. Mi piace, yes. E che funziona davvero bene, abbinato a delle molle ribassate di 2 cm. La macchina ha le 3 modalità, in Sport, Normal e in Comfort. Ecco, adesso noi siamo in Sport, ma se lo vogliamo mettere in Normal o in Comfort, noterai che è molto più vivibile, più civile da girarci. Mi viene da fare la nanna. Più o meno. Non tanto, perché comunque hai cerchi da 19, ma bel cerchio. È un po' più vivibile. Diciamo che riesci ad avere la macchina sportiva quando ti serve, è una macchina per girarci in settimana. No, il bello è che tutti dicono che la Golf va forte solo sul dritto. No. Lo posso dimostrare, va forte sul dritto, sono testimone, ma va forte anche in curva, ragazzi. Cioè, avete visto che prima abbiamo fatto anche quei curvoni? Quanti anni hai? Io ho 27 anni. Lo vedevi a Zarda? Sì. Ma vuoi saltare? Porca troia! Ce n'è ancora? Povero assetto, però. Ok, finora, fin tutti i test che abbiamo fatto, ero tranquillo. Questa volta mi hai fatto battere il cuore. Però è stabile. Stavolta non era piantata per terra. Spettacolo, davvero Una volta ho spettinato un mio amico con la Subaru. Sì. Quando mi torna al battito normale poi riprendiamo a parlare. Abbiamo volato. Ragazzi, la Golf non va solo dritta e non va solo bene in curva. Decolla, proprio decolla. Certo. Decolla anche. Cioè non che decolla, cioè vola. Va bene, ragazzi, adesso sarà il mio turno. Ci spostiamo e la provo io. Vi dirò le sensazioni alla guida di questa macchina e cercherò di comunicarle pure a voi che le guardate. Mi raccomando. Mi raccomando cosa? Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Si vede che seguo un sacco di YouTube. Ma il telefono... Che cazzo ne so? Ah, è volato qua. Non so se nel salto, in una curva, boh. Va bene, vediamo come va questa macchina. Un ciclista. Un ciclista. I nostri amici ciclisti. Vabbè, io vado, We love passione ciclismo. Passione ciclismo.
Mamma mia! Ma guarda come cambia! Ma ti attacca, eh? Ragazzi, siamo arrivati fino ai 100 all'ora quasi. Occhio perché qui il limite è 110, stiamo molto attenti. Porca miseria se viaggia. Sì, c'è un attimo di latenza del cambio quando schiacci che si vede che cerca di capire il computer cosa vuoi fare. Però tieni conto che ne ha scalate 2. Non è male. Non è male. No, adesso andiamo un attimo, torniamo nella nostra stradina privata per provarla fuori dalle palle. Sì. Guarda che roba! Cioè, se non avessi le mani attaccate al volante, ti incolla. Sarei là dietro seduto. Quella è un'altra particolarità del DSG. Io parlo di sensazione, non di funzionalità, che non ne sono molto esperto. Quando guidi una macchina manuale ti incolla e ogni volta che cambi marcia ti dà un altro schiaffo nella schiena, un calcio nel sedere che ti questo spinge. è proprio il classico Qui invece ti incolla una volta e stai lì, sempre. Ma non l'ho fatta troppo che Va benissimo. se c'era qualcuno più vicino lo spingevamo via. Va benissimo. Ragazzi, in curva si sente, cioè che tu la butti giù ma dici ma ce n'è ancora, ma lo senti proprio che sotto è sui binari, è fantastica, mi piace proprio tanto, ma ha una spinta, di solito quando sei seduto sul sedile lo senti ancora di più, ma qua invece alla guida, quando ti dà quella botta di spinta che senti sotto il piede, proprio quello che vuoi tu, no? Che tu spingi, anzi ti aspetti addirittura di meno, invece dà proprio una bella spinta. Divertente. Proprio per gli amanti della guida pulita e nel misto veloce, secondo me. Sì, poi tenete conto che ha guida pulita. I freni, io ho notato adesso frenando prima di entrare in rotonda che non lo so, c'era qualcosina di Allora, il comparto freni diciamo che è già stato destinato a un futuro upgrade. Il vecchio proprietario aveva montato su tutte e 4 le ruote dei dischi a margherita con impianto frenante di serie, quindi la pinza di serie monopompante sia davanti che dietro, quella flottante diciamo, e pastiglie stradali. Secondo me i dischi a margherita baffati non sono per uso stradale la scelta migliore, poi magari semplicemente mi sono trovato male io con questo prodotto di cui non so assolutamente niente. Uno parla per esperienze personali di quello che prova. Esatto. Non vuol dire che tutti i margherita facciano schifo, non vuol dire che non vadano bene per un uso stradale. Sicuramente anche secondo me è più uso pista un disco del genere. Diciamo che per la piccola esperienza che ho avuto io su questa macchina, questi dischi fanno cagare. Soffrono di fading. Oggi siamo americani. Fading is the new fan cagare. Il tettuccio apribile e subito il sole in faccia. Raga, cioè appena schiacci è come prende che gli butta la marcia è infinita. Tu fai conto che questa macchina, vabbè, oggi non ti so dire perché non ho la rullata, sempre detto, non ho la rullata con la 95 ottani, ho soltanto la rullata della 100. Diciamo che allora con la 100 ottani ha, se non ricordo male, 580 Nm di coppia, disponibili a 3500 giri mi sembra, giù di là, intorno a quelle cifre. 580 Nm di coppia! Quindi se ipotizziamo un 500 Nm con la benzina 95, penso che siamo abbastanza nel ragionevole come dato. Assurda, no, ma si sente tutta. Anche perché come 6.6 picca 1.8, poi scende di pressione e va a fare il costante. È divertente. Se la senti brutalissima, in realtà poi resta affidabile. Calcolando che poi è una turbina di serie, quindi parliamo. Sì. L'intercooler mi sembra che sia. No, l'intercooler è maggiorato. Intercooler è maggiorato.
Ed eccoci tornati a bordo della Celica. Sono tornato qui perché voglio dare le mie impressioni a freddo di quello che è stato il test drive. Innanzitutto voglio ringraziare tantissimo Simone per la disponibilità, in quanto avendo avuto problemi di audio, forse i più attenti avranno notato che i miei capelli, rispetto all'inizio video, sono cresciuti di circa 2 settimane. Quindi grazie Simone, è stata una bellissima esperienza, la macchina è veramente fantastica, va molto forte e vi spiegherò il motivo per cui voglio terminare il video qua dentro la Celica. Perché a fine di ogni test drive io vorrò dare una pagella implementando tutte le parti della macchina con un voto. Partiamo dal motore. Al motore ho dato 9. Ho dato 9 perché ha tantissimi cavalli, 390, 350 circa durante la prova di questo test drive, ma so che può esserci qualcosa di ancora molto più performante, quindi direi che 9 è un voto più che adatto. L'altra caratteristica che andremo a vedere sarà il cambio. Qui c'è poco da dire, DSG, cambio doppia frizione, probabilmente il più conosciuto, famoso, ho dovuto dare 9 anche qua, sapendo che ci sono margini di miglioramento e forse cambi addirittura migliori, ma 9 anche qua mi sembra un voto corretto. Voglio ricordare che tutti questi voti che darò saranno personali, quindi secondo il mio punto di vista. Passiamo poi alle note un po' più dolenti, grosso modo. Passiamo all'assetto. L'assetto ho dato semplicemente 8, poteva essere di più. Mi sono voluto tenere un po' più bassino perché, come dice Simone, è poco comunicativo. Poco comunicativo in che senso? Che tiene, ma non ti rendi conto di quando arriva al suo limite. Per essere un assetto stock è fantastico, è veramente fantastico, mi sono trovato molto bene. Non ho potuto provarla purtroppo in, diciamo, un misto stretto nelle curve piccole, vedere il comportamento, ma quel poco che ho potuto apprezzare, il voto sarebbe potuto essere più alto, ma per le mie caratteristiche di guida, per la mia piacevolezza, ho dato 8. Passiamo poi al reparto freni. Se con l'assetto sono stato un po' duro nel voto, potevo dare qualcosa di più, qui potevo dare qualcosa di meno. Ai freni ho dato semplicemente 7. 7 perché l'impianto non mi ha stupito particolarmente, anzi, secondo me è una delle prime cose da fare come modifiche su questa macchina. Non l'ho trovato assolutamente adeguato alla cavalleria del veicolo. Allo scarico ho dato 8. Lo scarico è completamente diretto, con un terminale Miltec e nonostante sia così libero non ha un suono eccezionalmente forte. E questo mi piace perché per uso comunque di tutti i giorni hai un bel sound senza esagerare, senza dover essere fermato ogni 3x2 dalla polizia. Ma ragazzi, non mi vedrete mai dare un voto sopra il 9 per uno scarico di un autoturbo, probabilmente. Ripeto, per colpa mia, perché il suono di una auto benzina turbo può essere bellissimo, però non penso che possa mai superare quello di un aspirato. Quindi 8 secondo me è un voto giusto, e l'ultimo voto che voglio dare è quello a cui do molta importanza, quello delle emozioni. All'emozione di provare questa macchina ho dovuto dare 7. 7 perché è vero, la macchina va forte, tiene bene, ma è difficile da spiegare. È quello che potremmo chiamare il non so che. Non ha quel non so che ti fa sorridere a ogni curva, a ogni rettilineo, facendo delle manovre particolari. Con questa le fai più forte. Fai le curve più forte, vai sul dritto più forte, ma non ti dà la stessa emozione che può darti una macchina differente. Semplicemente questo è il mio punto di vista. Quindi, come voto totale, siamo arrivati a 8.0, preciso. Io ringrazio tutti voi per aver guardato il video, spero di aver detto tutto quello che c'era da dire e spero soprattutto di aver potuto darvi le emozioni che ho provato alla guida di questo bolide. Se avete piacere di vedere altri test drive, scrivetemelo nei commenti. Se avete una macchina in particolare che volete vedere o se volete vedere la vostra macchina su questo canale, contattatemi e sarò felice di fare un video insieme a voi. Se vi è piaciuto il video, ricordatevi di iscrivervi,
mettere un mi piace e condividerlo. Ci vediamo il prossimo lunedì. A presto!